Quindi vogliamo risolvere questa. Se devo risolvere questa, devo innanzitutto distinguere due cose: il numeratore e il denominatore. Quindi parto dal numeratore che mi dice x meno 8 meno 1 e voglio che sia maggiore di 0. Quindi in primis io devo andare a risolvere questa qua. Ora porto l'1 dall'altra parte, quindi diventa valore assoluto di x meno 8 maggiore di 1. Adesso per risolvere questa c'è un trucco semplice, ossia ricordiamo la formula che valore assoluto di A è più grande di un certo numero n se e soltanto se A è minore di n col segno meno davanti oppure A è maggiore di n. Quindi io devo applicare questo trucco semplicemente al mio caso e quindi dico che x meno 8 è minore di meno 1 oppure x meno 8 è maggiore di 1. E questo come si traduce? Risolvendo separatamente queste due cose. Quindi x deve essere minore di che cosa? L'8 lo sposto a destra e quindi diventa 8 meno 1 che è 7. Oppure sposto l'8 a destra e in totale avrò 9. X maggiore di 9. Quindi x minore di 7 oppure x maggiore di 9 è la soluzione del mio numeratore. Adesso devo preoccuparmi della radice. La radice, quindi vado a considerare il denominatore e mi devo preoccupare quando la radice di x più 2 risulta essere maggiore strettamente di 0. Ora, attenzione perché qui il discorso è più delicato, non complicato, diciamo delicato. Allora, innanzitutto, che cosa succede? Che una radice in realtà è sempre positiva se sta al denominatore, perché le radici sono fatte appunto per essere sempre positive. Quindi la risposta a questa domanda è per ogni x appartenente al dominio della mia funzione. Dominio che però non mi sono calcolato. E andiamo a fare adesso. Il dominio che cosa mi dice? Che il denominatore deve essere diverso da 0 e che l'argomento della radice deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi noi abbiamo queste due cose qua. Quindi abbiamo che la radice di x più 2 deve essere diversa da 0 perché sta al denominatore e contemporaneamente l'argomento della radice deve essere maggiore o uguale di 0. Rispondiamo alla prima domanda. Quando è che una radice è diversa da 0? Quando ovviamente il suo argomento è diverso da 0. Quindi deve essere x più 2 diverso da 0, ossia x diverso da meno 2. Se voglio risolvere questa, quindi ho x maggiore o uguale di meno 2. Ok, ma se faccio la fusione di queste condizioni, quello che risulta alla fine è che x deve essere maggiore di meno 2. Perché se questa mi dice maggiore o uguale di meno 2, ma questa mi dice diverso da meno 2, è ovvio che le due cose sono d'accordo quando x è più grande di meno 2. E quindi, ripeto, questo è il mio dominio. Al dominio ci devo aggiungere quello che ho trovato. Cioè, io per rispondere a questa domanda in realtà sto rispondendo ad una situazione di segno. Cioè, mi sta chiedendo quando è che questa frazione è positiva? Quindi la domanda devo stare attento che è questa e la risposta è guarda che la frazione è positiva in questo caso, cioè x prima di 7 oppure x dopo 9, però devo fare i conti con quelli che sono il dominio e allora adesso andrò a fare un grafico che andrà a chiarire proprio tutta la situazione. Non è obbligatorio farlo, però io lo faccio per chiarezza. Qui metterò il numeratore, qui il denominatore. Chi sono i valori importanti qua? I valori importanti sono 7, 9 e poi questa cosa del dominio, cioè devo tener conto che ho spuntato fuori questo valore meno 2. Il numeratore abbiamo detto che sarà soluzioni esterne da 7 e 9 e quindi qui tratteggiato perché vale meno. Il denominatore invece abbiamo detto che è positivo sempre qualora la funzione sia definita. E poi interviene il discorso del dominio. Il discorso del dominio mi dice guarda che la funzione non esiste da questa parte. E allora cosa rimane? Rimane da considerare soltanto i segni qui in mezzo. Quindi devo considerare il segno qui che è più, qui che è meno, qui che è più.
E adesso devo tornare indietro e ricordarmi qual è il segno il verso della disuguaglianza che prima ho cerchiato. È maggiore. Allora, se è maggiore, questo mi dice che io devo andare a prendere il più. E allora ho la mia soluzione. Infatti, x compreso tra 7 e meno 2, oppure x maggiore di 9. E questo qui conclude il nostro esercizio. Sì.